Bentornati amici di Italian League. In questa puntata tratteremo essenzialmente due argomenti. La prima parte, più grande, tratterà della Kanto Cup, che andrà esattamente dal 24 al 31 e quindi durerà esattamente una settimana. Invece, nella seconda parte, dopo il contest del verso, parlerò di Veltal, non questa volta nell'aspetto raid, ma nell'aspetto riguardante il PvP. Infatti sembra che le mosse di questo Pokémon e le sue statistiche potranno ribaltare completamente l'attuale meta della Master Cup. Andiamo a vedere insieme tutto nello specifico. Per quanto riguarda la Kanto Cup, andrò a trattare innanzitutto quelli che saranno i protagonisti di questa coppa e quindi i migliori Pokémon che potreste scegliere da mettere in campo. Successivamente invece vi consiglierò dei team e bisognerà infine trattare nello specifico di due Pokémon che con l'introduzione dell'XL rispetto all'ultima Kanto Cup potranno effettivamente mettere un po' di brio o forse di noia, data la loro pesantezza, in questa coppa con questa nuova stagione. Iniziamo col dire che il Pokémon più gettonato molto probabilmente sarà Hypno e come mosse potrete certamente adoperare Palla Ombra e una delle altre rimanenti in base al team che andrete a formare. A questo punto ovviamente sarà necessario utilizzare magari in squadra uno dei suoi avversari più temuti, che potranno essere Mach di Alola e Marowak di Alola, entrambi Pokémon che sono molto più veloci e super efficaci nei confronti di Hypno. Seguiamo ancora con altri Pokémon che possono essere adoperati. Di sicuro fra di questi ci sono Pokémon di tipo Erba che già con la mossa base danneggiano gravemente l'avversario. Ricordiamo ad esempio Victreebel e ancora Gloom, i quali, appunto, essendo dotati di foglie lama, al di là della loro scarsa resistenza, possono comunque creare un bel po' di danni all'avversario. Altra strategia potrebbe essere quella di utilizzare ovviamente Venusaur, ma sempre con la mossa Legacy Radicalbero, e come seconda mossa la mossa Veleno. Essendo in tema di starter, vi ricordo che anche gli altri due starter saranno molto utilizzabili. Ovviamente parliamo di Charizard e di Blastoise, anche loro con le mosse Legacy, Idrocannone e Incendio. Altro Pokémon da utilizzare potrebbe essere Snorlax, che è molto resistente e ha un moveset particolare. Di solito si utilizza con le mosse Body Slam e Troppo Forte, ma potreste anche utilizzare mosse come Terremoto o ancora Oltraggio. E se parliamo di Snorlax, tanto vale parlare del suo peggior nemico, ovvero di Machamp, forma ombra, anche lui un bell'osso duro da smontare. Andando avanti possiamo ancora parlare dei folletti, per cui potreste utilizzare Pokémon come Wigglytuff o Clefable, i quali ovviamente per via della loro mossa fascino, un po' come la mossa foglie lama per gli erba, possono dare molto vantaggio insomma al vostro Pokémon e infliggere un bel danno all'avversario. Ovviamente ricordatevi che sono molto lenti a caricare e abbastanza fragili in lotta, per cui magari sarà meglio utilizzarli con uno scudo. Poi come altri Pokémon invece sarà utile utilizzare Haunter piuttosto che Gengar, Pokémon molto fragili ma veloci ad attaccare. Ma attenzione ovviamente a Hypno in entrambi i casi. Come mosse ovviamente si consiglia di utilizzare Pugno d'Ombra e Fango Bomba per questi Pokémon. Ancora possono essere utilizzati ovviamente dei draghi come Dragonair e Dragonite, tutte e due, soprattutto Dragonite, molto fragili poiché ci troviamo in Lega Mega, ma comunque infliggono sempre un bel danno all'avversario, a meno che ovviamente non ci si trovi di fronte un folletto, e allora lì insomma sarà meglio far cambiare aria ai nostri Pokémon. Altri due Pokémon invece un po' più costosi che potrebbero essere utilizzati sono esattamente Dewgong e Lapras, e entrambi sono acqua ghiaccio, molto resistenti, ma a livello di costo ovviamente ricordatevi che richiedono delle MT Elite, sia caricate che veloci entrambi,
Tra gli altri Pokémon che rimangono insomma un po' in lista d'attesa per essere utilizzati, ma che comunque possono essere considerati validi, ricordiamo ancora Beedrill, Articuno, Graveler di Alola, Raichu di Alola, Gyarados, ancora Electrode e Magneton. Infine, per quanto riguarda i leggendari da poter portare in questa coppa, tra i più consigliati ricordiamo Zapdos, che però dovrà essere dotato della mossa Legacy veloce Tuono Shock. Mentre altro Pokémon molto costoso ma molto carino da utilizzare sarà Mew, il quale dovrà essere dotato di una mossa veloce spettro, quindi esattamente Ombra Artigli, che provocherà e potrà battere Pokémon come Hypno e Marowak, e come caricate esattamente Nitro Carica e Sprizzalampo, potendo quindi danneggiare sia Pokémon Acqua che Pokémon Erba. Come vi avevo anticipato all'inizio del video, in questi ultimi mesi ovviamente hanno introdotto l'XL e questo ha dato una nuova importanza a due Pokémon che già nella coppa precedente potevano essere molto fastidiosi, ma in questo caso saranno terribilmente fastidiosi. Parliamo di Lickitung a livello 50, quindi nella sua forma XL, e di Chansey, i quali sono non tanto il secondo quanto il primo molto spammy, cioè nel senso attacca molto velocemente, e in più ovviamente hanno una difesa elevatissima. Ma vi ricordo che nel caso in cui decidiate di utilizzare l'uno o l'altro, sarà importante che nella vostra squadra probabilmente ci sia un Pokémon super efficace sui lotta, poiché ovviamente essendo Pokémon di tipo normale soffrono terribilmente questo tipo di Pokémon. Adesso invece andiamo a studiarci i team. Tra i team consigliati da PvPoke esattamente vi riporto i seguenti, che sono quelli che per percentuali potrebbero portarvi a vincere più facilmente. Il primo team consigliato è esattamente questo: Marowak di Alola in lead, Hypno e Snorlax. A seguire sempre Marowak in lead, Hypno e Wigglytuff. Poi come terzo Dewgong, Hypno e Snorlax. Seguiamo ancora con altri 4 team, cioè Marowak, Lapras e Wigglytuff, Mac di Alola, Machop Umbra e Marowak di Alola, poi Marowak di Alola, Mew e Senshu di Alola, e per concludere Wigglytuff, Marowak di Alola e Snorlax. Ora, prima di concludere la nostra rubrica parlando di Yveltal nel PvP, annunciamo il nostro contest del verso. Who's that Pokémon? Ebbene, la settimana scorsa protagonista del nostro contest era esattamente Hydreigon. Vediamo chi si è posizionato sul podio questa volta. Allora, al primo posto abbiamo Agosus, bravo Agosus. Poi, come secondo abbiamo Eros XY e infine Gigio Mix come terzo. Quindi abbiamo 2 nuove new entry e questa cosa ci fa piacere. Probabilmente Hercules piaceva a tutti. Quindi, insomma, magari vi abbiamo risvegliato qualche sentimento nostalgico. E invece, per quanto riguarda il Pokémon di questa settimana, l'indizio che vi do riguarda esattamente l'anime e nello specifico la prima stagione. In una puntata specifica, questo Pokémon viene incredibilmente battuto da Pikachu mediante un espediente. E questa cosa forse potrebbe riportarvi qualcosina alla mente. Vediamo di sentire il verso del Pokémon di questa settimana. Se avete capito il Pokémon di cui stiamo parlando, commentate come al solito con il vostro nome allenatore e con il nome del Pokémon di cui è il verso. Se Niantic ci ha un po' annoiato con i suoi ultimi leggendari, questa volta finalmente con Yveltal potremo dare una svolta al nostro gioco. Non ci interessa tanto il lato raid quanto il lato PvP. Sappiamo perfettamente che ormai da qualche season il mood era sempre lo stesso e si utilizzavano sempre gli stessi Pokémon. Però pare che finalmente con Yveltal ci potrà essere un bel cambio. Difatti, grazie alle mosse di Yveltal che adesso vado a ricordarvi, e sono esattamente le veloci, Urlo Rabbia, Raffica e Sbigottacco, mentre come caricate Tifone, Fuoco al Colpo, per Raggio Psichico e Nero Pulsar, il meta della Master Cup potrà essere completamente rivoluzionato e quindi finalmente avremo una new entry valida e non come Xerneas che è tanto bello ma non balla. Per cui andiamo a vedere un po', sempre consultando il sito PvPoke, quali sono le vittorie di questo Pokémon e quali sono invece i suoi temibili avversari.
A quanto pare il caro Yveltal potrà battere nemici come Dialga, Giratina Origin, Melmetal Groudon e Mewtwo. D'altro canto invece perderà con Togekiss, ovviamente Dragonite, Kyogre, Lugia e Zekrom. Per cui insomma finalmente potremo avere un piccolo cambio. E se qualcuno si stesse ancora chiedendo se questo Pokémon sia valido e sia valido anche fare i suoi raid e scambiarli, ebbene sì. Quindi se avete anche qualche scambio Lucky da consumare, è arrivato il momento adatto per usufruirne al meglio. Prima di concludere la nostra rubrica vi voglio ricordare che verso la fine di maggio ci sarà un evento dall'altra parte del mondo che non ci riguarderà propriamente, ma che comporterà alcuni bonus che saranno attuati in tutto il mondo, per cui qualche effetto positivo ce lo prendiamo anche noi. In Messico, Giappone e Stati Uniti, nel weekend che va dal 29 al 30, ci sarà appunto questo evento particolare. Per noi, tuttavia, ci saranno comunque dei bonus che esattamente riguarderanno la possibilità di aprire il doppio dei pacchi amicizia al giorno e la distanza degli scambi estesa a 40 km. E quindi ottimo, insomma, avremo dei buoni bonus. Esattamente questi bonus saranno validi quando? Dal 28 alle ore 19 al 31 alla stessa ora. Detto questo, io concludo la rubrica di questa settimana e ci vediamo la prossima. Un bacio ragazzi. Ciao! Scusate, mi sono dimenticata due cose fondamentali. La prima è il nostro progetto Pokefotografo. Non ve ne scordate, inviateci sempre le vostre foto in AR con i vostri Pokémon preferiti. E ovviamente ricordatevi di seguire e mettere mi piace ai profili social di Italian League, cioè il canale Telegram, la pagina Facebook e quella Instagram. E ovviamente di seguire noi e commentare sotto il video se il video vi è piaciuto. E adesso vi saluto davvero. Ciao!